Buongiorno ragazzi, questa mattina andremo a sostituire dischi e pasticche freno alla nostra Nissan Micra K14. Eh sì, questa mattina cambiamo soggetto. Allora, questa volta ho voluto prendere le Ferodo, sia dischi che pasticche. C'era sia la Bosch che la Ferodo, che penso che alla fine si equivalgano come qualità, però l'autoricambi mi ha voluto consigliare questa volta di prendere il Ferodo, quindi andremo a montare dischi e pasticche e vedremo poi alla fine se effettivamente la qualità è buona. Qui c'è il kit, le 4 pasticche con i 4 bulloni di ricambio e questi sono i nostri dischi. Allora, dischi freno eccoli qua. Chiaramente sono ventilati come quelli originali, marchiati Ferodo. Il disco, come potete vedere, ha una protezione per non farlo arrugginire, quindi ha una sostanza oleosa che questa va chiaramente tolta con un additivo, alcol o qualcos'altro, che se li mettiamo così andiamo a impastare tutte le nostre pasticche dei freni. Non ci rimane altro che andare a smontare adesso i vecchi. Allora, intanto andiamo a prendere gli attrezzi necessari per smontare il tutto. Quindi ci vuole, portiamo fuori tutto il kit all'interno della ruota, poi mettiamo la prima marcia e tiriamo il freno a mano fino in fondo in modo da fissare ben bene la macchina e non farla muovere. Allora ragazzi, per non rovinare il pavimento, in questo caso io ho il cemento stampato quindi potrebbe rovinarsi con il crick, andiamo a mettere sotto un panno, un pezzo di legno, quello che avete. Il crick è fatto in questa maniera, ha una fessura, questa fessura, la vedete? Questa fessura va inserita all'interno di questa aletta. Si vede? Eccola qui, va inserito qui dentro, non ci possiamo sbagliare, eh? Questo è il fondo dell'auto della Micra, 4 alloggi per inserire il crick, 2 davanti e 2 di dietro. Quindi andrà messo in questa posizione, ok? Poi oltre al crick abbiamo bisogno di questi 2 elementi. Questo andrà inserito, adesso ve lo farò vedere nel crick, e questo funzionerà come leva per girare, oltre che per svitare i bulloni. Allora intanto andiamo a inserire il crick all'interno, come vi ho fatto vedere. Ok. Poi andiamo a inserire il gancio e mettiamo la nostra chiave. In questo modo giriamo con facilità. Allora, prima di alzare tutta la ruota andiamo chiaramente a svidare leggermente i bulloni.
Ora, una volta allentati i bulloni, procediamo con il sollevamento dell'auto. Allora, se avete, prima di sollevare l'auto per levare la ruota, se avete un qualcosa di incastrati dietro la ruota posteriore è meglio. Vi faccio vedere. In questa maniera, se avete un ciocco di legno, un qualcosa fatto a cuneo, anche in plastica, qualsiasi cosa avete, la incastrate dietro la ruota, in modo che così, alzando poi dall'altra parte, rimane ancora più ferma l'auto, quindi non ci sarà problema di movimento. Andiamo ancora più sicuri, insomma, ecco. Poi, fatto ciò, possiamo alzare completamente l'auto per sfilare la ruota. Ecco qui, la ruota è libera, quindi basta qualche centimetro da terra che possiamo poi sfilare con tranquillità la ruota. Poi togliamo del tutto i bulloni. Ok, adesso andiamo a sfilare la ruota. Si è tutta mezzo ossidata. Ok. Poi arrivati a questo punto andiamo a girare il manubrio leggermente per far verso destra, per far girare la ruota in questa maniera, in modo che così saremo più facilitati per smontare il supporto delle pasticche. Ok, in questa maniera, vedete, ci facilitiamo sicuramente il lavoro per poter smontare il tutto, perché dobbiamo smontare questi bulloni. Allora, una volta che abbiamo girato la nostra ruota verso di noi, ci serve adesso per smontare il blocco che sostiene le pasticche, una 15 e una 13, per svitare qui, una 15 e una 13 per svitare il bullone dietro. Questi sono i bulloni che troviamo nella confezione delle pasticche, i 4 bulloni che ci danno in dotazione. Quindi uno sopra, e uno sotto. Poi, svitati i bulloni, ci aiutiamo con una chiave per fare leva, per smontare il blocco. Eccolo qui. Ok? Questa è tutta la pinza che viene via, i freni. Poi ci possiamo ingegnare, siccome non ho un gancio da macellaio, ma chi è che non ha un gancio da macellaio all'interno di casa? Ce l'hanno tutti. Possiamo arrangiarci con una fascetta che ha tanto la stessa funzione. Ok? Così ci mettiamo la fascettina di plastica in modo che sostiene la pinza e non ci dà fastidio per proseguire. Poi il secondo passaggio, per smontare il disco dobbiamo togliere praticamente
la struttura che sostiene la pinza, quindi per svitare il sostegno abbiamo bisogno di una 17. Vi rifaccio vedere i bulloni. Praticamente sono questi due bulloni, altrimenti non viene via la struttura che mantiene la pinza. E ripeto, una 17 a bussola e andiamo a svitare. Eccoli qua, 1 e 2, e questa è la nostra struttura che mantiene quello che è rimasto delle pasticche. Eccole qui, le pasticche praticamente sono finite, quindi togliamo una e 2, e questa la struttura deve rimanere per alloggiare poi le nostre pasticche nuove. Allora dobbiamo togliere queste due torque da P40. Una e 2 qua sotto. Eccole qua. Una volta svidate i due bulloni torque da 40, dobbiamo andare a togliere il disco. Chiaramente adesso questo è un po' arrugginito, quindi bisogna fare un po' di forza. Ci possiamo aiutare anche con un martello per poterlo togliere. Battiamo leggermente. Ecco qua. Ok? Poi gli diamo una bella pulita, una spazzola in metallo prima di rimettere quello nuovo. Ok, una volta pulito il disco dalla protezione per la ruggine andiamo a inserirlo, e qui dobbiamo far coincidere i due bulloncini torque che abbiamo tolto. Eccolo qua, questo è uno e poi andiamo a rimettere quest'altro. Poi andiamo a rimettere il supporto per le pasticche.
Poi sempre con la 17 andiamo a stringere i dadi. Ok, poi andiamo a recuperare la nostra pinza. Ok, allora prima di rimontare la nostra pinza dobbiamo far rientrare il pistone all'interno, perché altrimenti non entrano le pasticche che sono nuove. Quindi, non avendo un attrezzo specifico, perché non è che sono in officina, mi arrangio, possiamo fare con una tavoletta di legno, la mettiamo qui, poi con due chiavi e due cacciaviti grandi andiamo a fare leva in questa maniera, ok? E vedete che il pistone rientra. Ecco qua, ok? Vedete, il pistone rientra tutto in sede, lasciando lo spazio necessario adesso per montare le pasticche nuove. Quindi una volta che abbiamo fatto rientrare il nostro pistone all'interno della pinza, andiamo a mettere le pasticche nuove. Queste hanno una sede, devono entrare all'interno di questo, vedete? Vanno messe così. C'è la sede che va incastrata all'interno di queste due linguette, quindi non ci possiamo sbagliare. Una va di qua e una va di qua. Ok? E poi andiamo a rimontare la nostra pinza. Ok? Eccolo qua. A questo punto possiamo rimettere i bulloni nuovi. Questo è uno e questo è l'altro. Poi con la 15 andiamo a reggere il dado dentro e poi andiamo a serrare quello esterno. Uno, ok, e due, ok. Poi riportiamo la ruota in posizione normale. Infine andiamo a rimontare la ruota. Ecco qua. Ok. Togliamo adesso il fermo dietro la ruota che abbiamo messo prima ed ora abbassiamo la nostra macchinina.
Ok, e questa parte è fatta. Adesso praticamente dall'altra parte il lavoro è lo stesso, in maniera va fatto in maniera speculare. Quindi una volta che avete visto come si smonta la pinza, come si tolgono le pasticche e come si toglie il disco, il gioco è fatto, ragazzi. Ultima cosa, non vi scordate di stringere i burroni, una volta che avete fatto con il crick, altrimenti rimarranno lenti, non ve lo dimenticate. Ecco qua. Adesso il lavoro è finito, definitivamente. Noi come al solito ci vediamo ad uno dei prossimi video. Ciao ragazzi, statemi bene!